Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi sono qui per parlarvi di I diari della Speziale, primo volume. Sono usciti già diversi volumi, ormai io ho letto soltanto il primo, vi lascio le mie primissime impressioni. Comunque si tratta di un seinen. Come generi abbiamo mistero, sentimentale, slice of life e storico. E premetto che in Giappone è ancora in corso con 8 volumi usciti finora e si basa su una novel che conta al momento 11 volumi, anch'essa in corso. Da noi è edito J-Pop, il prezzo è 6,50 e il formato è questo qui piccolino solito, questa è la grandezza del volume. Vi mostro anche il retro. Abbiamo la sovracoperta, sotto ci sono delle altre cosine da leggere, quindi non ve le mostro. E le prime pagine sono a colori. Il primo volume era disponibile in edizione limitata insieme a un quadernino abbinato. Fatemi sapere se l'avete letto anche voi, quale versione avete preso e soprattutto cosa ne pensate. Sto per darvi il mio parere e ci terrei a sapere se siete d'accordo con me oppure no. In ogni caso si tratta della storia di Mao Mao, una ragazza che è stata rapita e venduta come serva presso il Palazzo Reale. Prima di tutto ciò era una speziale, perciò è stata istruita, cosa rara perché pensate che è ambientato in una Cina antica. In ogni caso lei si trova a fare da serva in questo palazzo e la vita procede monotona con le sue faccende finché non le giungono alle orecchie delle voci riguardo a una maledizione che colpirebbe i figli dell'imperatore ed è per questo che muoiono tutti prematuramente. Ascoltando queste dicerie si rende conto che potrebbe trattarsi invece di una malattia o di qualcos'altro e decide di intervenire, seppur anonimamente, lasciando un messaggio a queste consorti dell'imperatore che hanno i figli che stanno male. Le avvisa del pericolo e va tutto bene se non fosse che viene beccata in un certo senso. Capiscono che è stata proprio lei a lasciare quel messaggio, dato che è l'unica in grado di leggere e quindi anche di scrivere tra le serve, e quindi viene, diciamo, messa sotto l'ala protettiva di questa nobildonna. Da questo momento la sua vita di serva cambia, perché sì, è ancora in una posizione di basso livello, ma non più come prima perché si trova a lavorare direttamente per questa nobile e soprattutto viene riconosciuta per le sue capacità di speziale. In tutto ciò conosce anche Renshi, che è questo ragazzo che lavora all'interno del palazzo e sarà molto presente all'interno del volume, ma immagino dell'intera storia. Insomma, da questo momento in poi la seguiamo nelle sue avventure e sventure giornaliere legate al mondo delle erbe che vive nel palazzo. La storia mi aveva già conquistata con questo volume qua, la preview gratuita che girava prima dell'uscita, che contiene poco meno del primo capitolo, quindi dopo averla letta mi sono voluta buttare sul primo volume, inutile dire che anche quello mi ha conquistata. Si apre appunto con questa maledizione che aleggia sui figli dell'imperatore, ma già nel primo volume vediamo diverse altre cose. Quindi sembra che abbia proprio un buon ritmo che tiene incollato alle pagine senza annoiare e apprezzo moltissimo l'ambientazione e tutta l'atmosfera legata ad essa. Per chi non ama il genere slice of life, non temete perché non è uno di quelli molto lenti che potenzialmente annoiano. Non che tutti gli slice of life siano noiosi, chiariamoci, però in molti, forse in quelli proprio puri, a volte sembra che non succeda niente, di conseguenza chiaramente non può piacere a tutti. Questo per appunto è tutt'altra cosa. Riguardo ai personaggi devo ancora inquadrarli bene e non vedo l'ora di scoprire qualcosa in più su di loro proseguendo con la lettura. La protagonista però mi sta veramente simpatica perché è intelligente, è diffidente, ma adora le erbe medicinali, perciò a un certo punto la vediamo anche fare tipo un balletto. Il ragazzo Renshi voglio vedere cosa farà prossimamente prima di giudicarlo, però non mi dispiace, lo shippo malissimo con la protagonista, anche se non so la storia dove vorrà andare a parare sotto questo punto di vista.
Il volume prosegue in modo interessante fino alla fine e quindi non vedo l'ora di leggere il prossimo per scoprire cos'altro succederà, anche per scoprire qualcosa in più sul passato della protagonista, che è un personaggio molto interessante. Niente, questo è quanto. Il mio parere riguardo ai Diari della Speziale è molto positivo, mi ha proprio colpita e coinvolta e quindi sì, voglio andare avanti e non vedo l'ora. Fatemi sapere se lo state leggendo anche voi, se gli avete solo dato un'opportunità oppure state seguendo la serie anche con i volumi successivi, se siete in pari, se siete d'accordo con il mio parere, c'è qualcosa che volete aggiungere oppure siete in disaccordo. Fatemi sapere così facciamo un bel confronto nei commenti. Vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, condividere il video per far conoscere quest'opera anche ai vostri amici e iscrivervi che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io vi saluto e se vi va mi trovate sempre qui con il prossimo video.